Cioè? No. Che cosa? Cosa c'è, Lara? Ci sono le cantine. Quindi? Che mi fa venire un'ansia pazzesca. Vieni qua, va. Se fai 2 passi arrivo anch'io, se no non riesco. Oh santo cielo. Non sono bellissime, No. E giuro, mi viene da piangere. Stai tranquilla, se no saliamo, se non ti va. No, vabbè, ormai sono qua. Nessuno ti obbliga. Ciao amici, benvenuti alla solita analisi del dopo ispezione, analisi particolarissima perché dobbiamo segnalarvi alcune cose sul finale eclatantissime, si può dire eclatantissime? Se non si può dire non lo diciamo, noi abbiamo questa ecco. concessione. Volevamo usare i superlativi assoluti tipo levissima, altissima, è tutto qua, esatto. Però effettivamente alla fine è successo un po' di tutto, mentre all'inizio, a parte lo spavento di Lara che avete visto causato da una luce riflessa dalla sua torcia verso la porta d'ingresso, insomma non è successo praticamente nulla. I rumoretti insomma che si sentono nelle vecchie case, avete visto la credenza che si è mossa al mio passaggio perché non sono esattamente un peso piuma, ma poi la stessa Lara ha fatto un saltello davanti e avete visto il pavimento era sconnesso, per cui faceva vibrare il mobile. Esatto. Per quello che riguarda invece gli strumenti che fanno le lucine, insomma avete anche questo visto che c'era un contatore per cui nonostante l'RF dava l'impressione di essere morto, ma il K2 avvicinandolo comunque brillava, quindi quelli che erano eventuali, che poi non è successo niente, brilli degli strumenti non li avremmo considerati perché comunque o vicino o lontano, ma c'era un contatore attivo nonostante le luci fossero assolutamente inattive perché sì, no, non c'era, io stesso ho provato, non si accendevano. Esatto, io stesso ho provato ad accendere i vari interruttori, poi c'era una campanella che doveva suonare, che non ha suonato, quindi era tutto disattivato, ma i contatori erano assolutamente accesi, attivi. E la casa, ragazzi, sono quelle fatidiche case che si trovano per caso, scusate il gioco di parole, però c'era stata segnalata da un urbex e siamo andati lì, insomma abbiamo detto vabbè, la casa è sicuramente bella anche perché ricorda un castello, infatti viene chiamata anche la casa del castello, sì. Il castello. E siamo andati lì consci della bellezza che avremmo incontrato, ci siamo stupiti di aver trovato un arredo praticamente intonso, almeno al piano di sotto, mentre al piano di sopra c'era immondizia dappertutto e cianfrusaglie di ogni tipo. Però ecco, siamo entrati in quella casa consapevoli di trovare quello che abbiamo trovato, ma mai ci saremmo immaginati di trovare quello che poi abbiamo sentito giù nella cantina, perché la cantina è stato il momento peggiore. Sì. Il momento peggiore sia per una questione d'ansia, perché a Lara gli è venuta parecchio, a me pure, gli sono andato dietro, anche se faccio il coraggioso di turno, ma anch'io non stavo un granché bene là sotto, proprio c'era un clima un po' particolare ed è proprio lì che abbiamo sentito quello che adesso Lara vi dirà. Esatto, allora entrare in quella casa è stata un'avventura, nel senso che lo spavento che ho preso ha contaminato tutta quella che è stata la mia esperienza all'interno, per quanto poi mi sia un po' tranquillizzata. Il colpo che mi sono beccata proprio è stato forte. Vedere quella sagoma, quella presunta sagoma fuori dalla porta mi ha fatto prendere veramente uno spavento grosso. Poi vabbè, ho realizzato che cosa fosse e ho cercato un attimino di smorzare, però per tutto il tempo i nervi erano tesi. Durante tutta l'esplorazione non ho sentito nulla di particolare e per tutta l'esplorazione intendo i piani esclusa la cantina. C'erano sì rumoretti vari, teniamo conto che fuori c'erano i camion, vi ricordate che avevamo sentito lo sbuffo del camion, c'erano rumori smorzati perché fuori c'era la nebbia, per cui niente di così evidente ed eclatante da rendervi conto. Cosa diversa è stata la cantina. La cantina mi ha colto di sorpresa, perché io ero convintissima, pur avendo visto le scale che scendevano, che fosse semplicemente un sottoscala.
pensavo che quei 3 o 4 gradini portassero solamente ad un vano che si trovava sotto la scala. Quando mi sono trovata davanti il buio totale e ho realizzato che lo spazio sotto era uguale a quello sopra, perché le stanze erano le stesse, mi ha preso un'ansia pazzesca. C'erano tipo delle celle, sembrava delle sì, porte. c'erano delle stanze, in più c'era una parte finale che non abbiamo visto, una specie di corridoietto che non ho voluto andare a vedere perché non ce la facevo più, io dovevo uscire da quel posto. Cos'è successo in cantina? Ogni stanza che abbiamo visto ci ha riservato una sorpresa, e la più grossa è quella della prima stanza dove c'era la falce. A un certo punto noi stiamo parlando, Corrado mi riprende scherzosamente dicendomi di essere un po' più brillante quando dico oh caspita, quando mi spavento, proprio perché avevo visto questa falce, no? E a un certo punto, ragazzi, io sento un vai via, ma si sente benissimo, un po' sospirato, in coda alle nostre parole, ma si sente. Non l'abbiamo sentito là, l'ho sentito in cuffia una volta a casa nel ricontrollare il registrato, e vi assicuro, quando l'ho sentito veramente è stato, cioè mi sono spaventata, Pensate che me l'ha mandato al lavoro su WhatsApp, ho sentito vai via, sono andato fuori dall'ufficio perché esatto. Ho detto evidentemente c'è qualcuno che mi vuole mandare via. Esatto, no, veramente è stato, adesso noi ridiamo perché vi siete abituati come dire, ai nostri scherzi, ma è un modo anche per smorzare la tensione del momento. Questo vai via. Poi cosa è successo? Siamo usciti da quella stanza, siamo entrati nella seconda dove c'erano degli attrezzi appesi al muro, e lì si sente un tz. Allora, potremmo essere uno di noi due perché è molto netto e molto vicino alla telecamera, ma noi stavamo parlando, per cui cioè, sembra improbabile che subito dopo si senta questo rumore emesso da noi. Noi ve lo proponiamo ugualmente. Con un grande punto di domanda. Esatto, con un grande punto di domanda. Poi cambiamo stanza, andiamo nella terza stanza e lì sentiamo un mugugno che sentiamo anche sul posto, in loco. Ci fermiamo tutti e due, ci chiediamo hai sentito, e io dico ma non è che forse è il mio, cioè, pensavo fosse il mio, la continuazione delle mie parole, ma si sente un mugugno sotto che si sente un minuto dopo, anche un minuto dopo, mentre noi uscivamo, stavamo uscendo dalla stanza. Insomma, quella cantina, come ho detto, ci ha riservato delle sorprese. Io volevo uscire il prima possibile perché non mi trovavo bene lì. Un po' forse lo spavento subito prima, la sorpresa di trovarmi in un posto così che non mi aspettavo. Oddio, di cantine ne abbiamo visitate ancora, ma non mi aspettavo la cantina grossa, buia così. Non so cosa ci possa essere lì, non so se quello che abbiamo rilevato può avere una giustificazione, una rilevanza, ma quello che abbiamo sentito e quello che vi proponiamo è questo. D'altronde un nostro amico, molto amico, insomma, che fa questo molto seriamente, ci ha detto ragazzi, questo vai via è un EVP di classe A. Adesso io non so di quale classe sia, però effettivamente abbiamo fatto un sobbalzo. Fate molta attenzione, cercate di mettervi in cuffia, ragazzi, perché purtroppo senza cuffie non si riesce a sentire lo stesso bene. Nostro amico che ci è venuto a far visita l'altro giorno dice sì, ma a volte io ricevo dei commenti dove si dice l'ho sentito in metropolitana, ho capito, in metropolitana senza cuffie non si sente neanche la musica, non lo sentite. Esatto, mettetevi in silenzio con le cuffie, mi raccomando, sentitelo magari un paio di volte in più, però effettivamente è inquietante, quel vai via è particolarissimo, che non ha una cadenza aggressiva o di nessun tipo però si sente, insomma, quindi si sente e si sente ben distinto. Poi mugugni e tutto il resto. Esatto. Ripeto, come a volte dico, ormai me lo sentite dire tutte le sante volte che facciamo le analisi, quando si va via col sacco vuoto pensando di riempirlo non si riempie di niente. Vedete ispezioni in posti dove invece altri trovano demoni e satanassi, come si suol dire, invece quando si va a fare una sorta di uscita urbex si torna col sacco stracolmo. Anche perché la casa in sé, al di là della tensione che noi avevamo accumulato per quello
quello che è successo. La casa in sé era bella, poi questo stile francese, giusto, tutto è anche era abitata dai francesi, detto, esatto, era abitata da questi francesi e testimonianze ce n'erano in più parti della casa, le lettere scritte in francese, i prodotti sia della cucina che del bagno in francese, lo stile stesso, il calendario dell'Air France, cioè era evidente che in quella casa ci abitassero persone di un'altra nazionalità che non fosse la nostra, in particolare quella francese. Il giornale Super Hebdo, cioè ecco, e l'atmosfera in sé, se andiamo ad estrapolarla, non era tesa, no. Cioè non era tesa, era una casa vissuta, una casa che probabilmente, anche lo stile stesso che sembrava un castello, probabilmente quelle persone ci hanno abitato felicemente. Sì. Però giù in cantina c'era qualcosa che non tornava. Il mio desiderio è di tornarci e starci giù praticamente tutto il tempo. Perché sopra, per quanto bello possa essere, però è una casa come tutte le altre. Però di sotto c'è qualcosa che non mi torna. Di sotto, esatto. Magari il passaggio di un'energia diversa che non fosse quella dei proprietari della casa. Magari qualcuno che è passato successivamente. Vai a sapere. Spesse volte molte case, adesso non so se questo ovviamente non ho neanche uno straccio di prova, però alcune case sono costruite su terreni un po' particolari, vedi cimiteri, vedi cose simili. Non mi sembra questo il caso, però molto probabilmente no. Però perché in cantina e non su dove c'erano oggetti anche di tipo personale, quindi letti, le lettere, vestiti, quadri, ritratti, di tutto di più. Ritratti proprio evidentemente fatti a mano. Esatto, perché non lì dove c'era veramente il vissuto di queste persone di nazionalità francese, e in cantina quando in cantina, lo capite bene ragazzi, in cantina ci andiamo tutti, o ci porti il vino, ci porti l'acqua, ci porti sono dei ripostini ecco qui. In quel caso avevano giù degli attrezzi da lavoro agricoli, falce e quant'altro. Però perché lì? Ecco, quello è una domanda che mi faccio in continuazione e che mi piacerebbe. Meriterebbe un approfondimento. Meriterebbe un approfondimento. Va bene, quindi quello che dovevamo dire l'abbiamo detto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, e un saluto da me e da Lara. Ciao. Armi inquietanti. Armi inquietanti. Armi inquietanti.